Cari guardoni, benvenuti e ben ritrovati sull'Oscuro Scrutare. Ci tengo molto a darvi la mia opinione su questa serie TV perché è l'ennesima perla passata praticamente inosservata e sospetto che sia in parte dovuto al fatto che ha ricevuto recensioni veramente ingiuste a riguardo. Alcuni l'hanno bollata addirittura come pretenziosa e confusa, ma del resto da quando ho letto recensioni simili su opere come DOA a questi recensori io non do neppure retta. A parte forse un piccolo indebolimento nel finale, per me è un prodotto validissimo ed originale in un panorama di assoluto piattume seriale che di solito offre sempre le stesse trame trite e ritrite, però in verità non ho fatto questo video per convincermi a guardare la serie, un po' sì, ma più che altro vorrei indirizzare il vostro occhio scrutatore sulla simbologia inquietante di cui la serie è letteralmente piena e vi sarà chiaro che può essere una storia pretenziosa e confusa e senza senso solo per chi non ha occhi per vedere. Se volete sapere di che cosa sto parlando, continuate la visione del video e ricordatevi di usare le dita con cui cercate l'inizio del maledetto nastro adesivo per iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Rosa Salazar, che ho adorato in un'altra serie TV di nicchia che si chiama Undone e di cui trovate qui la mia recensione, torna qui protagonista nei panni di Lisa Nova, una regista di film indie che negli anni 90 si trasferisce a Los Angeles su invito del noto produttore Lou Burke, interessato al suo, oserei dire, particolare cortometraggio. Burke, all'inizio entusiasta del progetto, presto si trasforma da mentore a traditore. Nel momento in cui Lisa infatti rifiuta le sue avance, Burke decide di punirla estromettendola dalla regia del suo stesso film e la dà in mano ad un altro giovane regista più conosciuto di Lisa. Accecata quindi dalla rabbia e dal desiderio di vendetta, Lisa fa un patto con la strega Boro e finisce così in una spirale grottesca di distruzione che porta la trama su un piano occulto dai toni cupi e decisamente gore. La serie è tratta dal romanzo di Todd Grimson e gli autori sono Nick Antosca e Lenore Zion e coprotagonisti di Lisa Nova sono gente tipo Catherine Denner ed Eric Lange, quindi tanta roba. Allo sguardo superficiale di certi recensori, la serie si potrebbe ridurre a una mera vendetta femminista contro il patriarcato di Hollywood e in effetti all'inizio sembra proprio la storia di una povera artista emergente sfruttata dal cattivone viscido produttore di Hollywood a causa del suo essere donna latina. E in effetti è proprio così, in parte, perché è ciò che è sempre successo in quell'ambiente finché non sono improvvisamente diventati tutti politicamente corretti e fintamente inclusivi. Così Lisa Nova diventa il simbolo di tutte le persone di talento che cercano di farsi strada in un ambiente maschilista, razzista e misogino, che sappiamo ormai anche essere pieno di pedofili e sfruttatori dalla patina glamour. In verità la denuncia al nuovo gusto di ciliegia va più in profondità, esponendo un lato di Hollywood di cui non si sente parlare sicuramente sul mainstream. Non so, i casi di Epstein e Weinstein hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ad esempio, su una realtà agghiacciante che vede nomi noti della politica, della giustizia e dell'arte coinvolti in commercio di esseri umani, pedofilia e addirittura omicidi rituali di stampo satanista. Tutto questo è esplicitato molto chiaramente nella serie se si è capaci di vedere il simbolismo con cui questo viene raccontato. Partiamo proprio dall'inizio, quando Lisa è in viaggio ed è ormai alle porte della città e si ferma ad una stazione di servizio per chiamare un amico e chiedergli di ospitarla. Come si chiama la stazione? Wolves Petrol. È come una specie di avvertimento. Lisa, guarda che stai per entrare nella tana del lupo, stai attenta. Sullo sfondo si sentono anche ululare i coyote, quindi più chiaro di così. Poi vediamo durante la prima festa VIP a cui partecipa Lisa, tra statue deformate e gente vestita da zombie, vediamo anche proiezioni a schermo gigante dei pensieri dei presenti attraverso una specie di maschera che rileva le loro onde cerebrali
e le riproduce appunto sullo schermo. Le immagini che vengono riprodotte sono vagamente disturbanti, come se fossero una rappresentazione della natura perversa dei partecipanti della festa. La presenza di Boro, la strega, a queste feste inoltre è significativa perché evidenzia la sua profonda connessione con l'ambiente di Hollywood. Inoltre, tra le installazioni artistiche presenti si vede anche il busto che presenta una testa senza faccia, che vedremo ripetutamente rappresentato nelle visioni angoscianti di Alma. La serie ci dice che è la rappresentazione di sua madre, di cui lei non ha mai visto il volto perché è stata abbandonata da piccola, però potrebbe anche rappresentare il suo doppio io oscuro. Il controllo occulto dei personaggi dello spettacolo viene rappresentato dagli zombie di Boro, che ormai hanno perso tutta la loro umanità e sono praticamente dei gusci vuoti sotto il suo comando. Ma se parliamo di occulto e di magia non possono mancare ovviamente i riferimenti al simbolismo misterico egizio. E il più evidente sta nell'orecchino che indossa per tutta la stagione della serie, che è l'Ankh o croce ansata, e si trova un po' ovunque nell'iconografia dell'antico Egitto. Senza stare a fare un trattato sui suoi innumerevoli simbolismi, che sono anche teorizzati, visto che noi comuni mortali non sappiamo in verità, non conosciamo tutti i significati che porta questo simbolo, però si dice che insomma rappresenta più che altro la polarità, il ciclo della vita a morte, il maschile e femminile, quindi l'unione degli opposti, ed è rappresentata spesso nei geroglifici come se fosse un oggetto che un dio porge al faraone, quindi è come se fosse la chiave per raggiungere l'immortalità. E parlo ovviamente dell'immortalità dell'anima, non di certo quella del corpo. Il fatto che Lisa lo indossa per tutta la serie è significativo perché è come se il regista ci volesse dire che tutto ciò che viene raccontato in questa storia è in realtà una storia di iniziazione. Però, come vedremo anche per tanti altri simbolismi della serie, è una controiniziazione, un'iniziazione al lato oscuro, diciamo, della spiritualità. Inoltre ce n'è un altro di questi simboli egizi ed è nella particolarità di Burke che alleva i falchi. Il falco infatti è un animale sacro per l'antico Egitto e rappresenta il dio Horus. Quando la maledizione di Boro inizierà a fare effetto, i falchi verranno uccisi da un grosso cane nero che compare dal nulla di fronte al suo cancello di casa. È impossibile non collegare il cane al guardiano degli inferi Cerbero, quindi anche qui un miscuglio di simboli occulti. Poi ci sono un paio di ammiccamenti del regista al fatto appunto che quello che stiamo guardando è basato su qualcosa che è accaduto realmente e non è una fiction. Ad esempio nella prima puntata Christine, quando aiuta Lisa a trovare un appartamento dove stabilirsi e vanno a finire in quell'hotel abbandonato, a un certo punto Christine mette a posto una locandina di uno dei film di Lisa che si intitola Bambina a 10 anni uccide bambini. E vabbè, a parte il fatto che dimostra che alla nostra Lisa piacciono tanto le storie macabre e cruente, però è anche un rimando ai rituali satanisti di cui parlano alcuni testimoni ormai adulti e dicono di essere stati partecipi appunto quando erano bambini, quelli che sono sopravvissuti. E non a caso sul poster è scritto basato su una storia vera. Quindi è un po' come se il regista ci stesse dicendo: badate che quello che state guardando è reale. Altri rimandi simili si trovano ad esempio nei film trasmessi nelle TV che troviamo in sottofondo in vari episodi e che trasmettono sempre film violenti e cruenti. Ad esempio nella scena in cui Burke è in ospedale verso la fine della stagione, in TV ci sono delle persone che parlano di questa donna che beveva sangue umano per avere la giovinezza eterna, ed è una pratica magica che esiste realmente e probabilmente c'è ancora qualcuno oggi che la pratica. Altro dettaglio che rimanda alla ritualità nella serie è la luna piena,
che si vede, penso il secondo episodio. E diciamo che le fasi lunari contano molto nella ritualità magica, e non parlo solo della magia nera ma anche in quella bianca, quindi a seconda delle necessità si fa in luna piena, o nelle altre fasi, ma in questo caso vediamo chiaramente mentre Lisa sta andando alla festa, dove nella notte in cui farà proprio il patto con la strega Boro c'è una bella tonda luna piena, e quindi anche questo è un indizio. Un simbolo fondamentale in tutta la serie è quello del giaguaro bianco. Nello sciamanesimo il giaguaro è un animale di potere fortissimo, che però può essere gestito solo dagli sciamani più potenti, e chi non riesce a gestire questo potere viene letteralmente posseduto dall'entità del giaguaro. Non a caso, infatti, quando Boro racconta la sua storia a Lisa, scopriamo che un tempo Boro era un uomo che viveva in Brasile, proprio nella foresta amazzonica, e lì ha incontrato il giaguaro bianco, che in verità era un'entità potentissima incarnata dentro l'animale. Con questo ha un rapporto sessuale, e abbiamo anche un rituale di magia sessuale, attraverso il quale ottiene anche dei poteri da questa entità. Da quel momento in poi diventa un personaggio molto influente, molto potente nel suo villaggio, e quando viene minacciato il villaggio da una tribù, diciamo, esterna, Boro chiede di nuovo aiuto al giaguaro, ma in cambio il giaguaro gli chiede il sacrificio di sua moglie. Boro cerca di fare il furbo, e invece di sacrificare la moglie sacrifica un'altra donna del villaggio, ma il giaguaro se ne accorge e quindi si vendica trucidando tutto il villaggio e cercando di uccidere Boro stesso. Boro si salva per un pelo trasmigrando la sua anima, la sua coscienza dentro quella di un'altra donna, e da allora per 900 anni non ha fatto altro che saltare di corpo in corpo dentro le persone per vivere. Quindi vediamo l'ossessione di Boro per questo giaguaro riprodotta praticamente ovunque. È disegnato sulla facciata della sua villa, e lo vediamo anche nei tatuaggi che Boro disegna sulla pelle delle persone, compresa Lisa. Però di quelli di Lisa parlerò tra un momento. Il motivo per cui Boro è così ossessionata da Lisa, infatti fin dall'inizio, è sempre legato al giaguaro, in quanto alla fine della serie veniamo a sapere che la misteriosa entità uccisa dagli spagnoli nella sua forma animale potrebbe essere anch'essa trasmigrata nel corso dei secoli attraverso i corpi umani, fino a occupare proprio quello della madre che Lisa non aveva mai conosciuto, e quindi lei nel suo sangue porterebbe una parte del potere del giaguaro. Ecco perché vomita anche gattini dal manto bianco, di cui Boro è veramente ghiotta, perché contengono una forza vitale molto superiore rispetto ai gatti che di solito lei sacrifica normalmente. Inoltre Lisa riesce a resistere anche al tentativo di possessione alla fine della serie che Boro tenta nei suoi confronti, proprio grazie al potere che cela, ed è Boro stessa a dire che l'unico modo per lei di riuscire a possedere il corpo di Lisa è che Lisa accetti volontariamente di essere posseduta. Un altro segno che Lisa porta in sé l'essenza di questa antica entità sono i due tatuaggi di cui vi parlavo prima, che compaiono nel momento in cui lei fa il patto magico con Boro. E anche in una puntata Lisa incontra in carcere una ragazza che conosce Boro, le sue pratiche per fama, e le dice che Boro tira fuori i tatuaggi dalle ossa della gente, il che può significare che i tatuaggi che lei fa simboleggiano e rappresentano la vera natura celata dentro le persone. Ecco perché sulla pelle di Lisa compaiono i due giaguari, perché la sua vera essenza è quella del giaguaro. Un altro elemento simbolico fondamentale nella serie è l'utilizzo dei colori rosso e verde, e li ritroviamo veramente dappertutto, nelle luci ambientali, sui vestiti, sugli elementi di scena, eccetera. Il verde è il colore di Boro in questo caso, e compare praticamente in qualsiasi momento c'è la sua influenza magica o la sua presenza.
In questo caso il verde simboleggia la vita eterna a cui Boro aspira, però mentre nella tradizione, ad esempio misterica egizia, il verde è associato alla vita eterna grazie alla figura di Osiride, che è il dio risorto, in questo caso, diciamo, il suo significato viene totalmente invertito, perché Boro non desidera di certo né un'elevazione spirituale né la vita eterna dell'anima, ma la vita eterna del corpo, che cerca di ottenere e che ottiene attraverso la negromanzia. Il rosso invece è il colore di Lisa e lo vediamo ovunque in sua presenza, sia nei vestiti che nel colore del suo appartamento, negli interni della sua macchina. È il colore della passione, della forza vitale, dell'amore. E nelle vesti, ad esempio, assume una simbologia regale e spesso veniva utilizzato negli abiti dei nobili. Però è anche il colore del fuoco, del sangue, e può avere anche una connotazione negativa in quanto è il colore del potere distruttivo da cui poi in effetti Lisa viene sopraffatta. È collegato anche alla magia sessuale e a quella di sangue, quindi dipende un po' dall'interpretazione che si vuole dare. È significativo anche il fatto che nelle scene in cui Lisa non c'è, la colorazione dell'ambiente ritorna normale, ha delle tinte normali, mentre nelle scene in cui lei è presente, o in cui è presente Boro, o in cui si manifestano queste due forze contrapposte che operano, ritornano il rosso e il verde. Un altro dettaglio sugli abiti, l'ho notato ad esempio alla fine del primo rituale, quello vincolante. Lisa indossa un abito viola, che è il colore spirituale per eccellenza, e lo ritroviamo ad esempio nei paramenti funebri dei preti, perché nella cultura occidentale tra l'altro appunto ha assunto un significato negativo legato alla morte, alla sfortuna, ma in verità è appunto il colore spirituale per eccellenza e potrebbe simboleggiare il passaggio ad una dimensione superiore attraverso la ritualità che è stata fatta. Mentre alla fine del secondo rituale Lisa indossa un accappatoio, una vestaglia nera con sopra una stampa di rose rosse. Il nero è chiaramente il colore che associamo alla morte, alla putrefazione, e viene sicuramente associato alla magia nera. Però le rose rosse appartengono invece alla tradizione esoterica rosacrociana e in origine il loro significato era altamente spirituale e positivo, però qui viene deformato e associato alla negromanzia. La rosa rossa, ad esempio, secondo le ricerche di Paolo Franceschetti, che io ammiro tantissimo, oggi è utilizzata come simbolo da una loggia deviata della massoneria che con gli antichi Rosacroce non ha più nulla a che spartire, e quindi non mi sembra molto casuale che sia stata proprio inserita sull'abito di Lisa come a dirci di chi lei adesso è proprietà, perché queste logge deviate operano chiaramente negli ambiti dell'elite di cui stiamo parlando. Per quanto riguarda Boro, invece, la vediamo sempre vestita con degli abiti piuttosto stravaganti e in una scena soprattutto indossa una giacca che ricorda l'abito di Arlecchino. Questa figura teatrale a sua volta però sembra derivare da un personaggio molto più antico e decisamente meno burlesco, che è il re dei diavoli Harlequin, o conosciuto anche come Re Herla. Se volete potete cercare in rete un po' la storia, la mitologia di questo personaggio. Però nella fase finale della storia a un certo punto Boro si veste anche di bianco, con il trucco bianco, e bianco è anche il latte in cui immerge Lisa per guarirla dalle sue ferite mortali. Bianco, rosso e nero sono tra l'altro i colori delle tre fasi alchemiche di trasformazione iniziatica della persona. Poi abbiamo anche dei curiosi simboli che ogni tanto compaiono sui vestiti di Lisa. In una scena indossa una t-shirt con su scritto No Fun, che in italiano significa niente divertimento oppure non divertente, e gli autori sembra che ci stiano dicendo con questo che la storia che stiamo guardando ancora una volta non è un gioco. La serie non è fatta per il nostro divertimento, ma racconta una realtà molto seria. Poi in un'altra occasione Lisa indossa un'altra t-shirt molto curiosa che rappresenta una donna con due volti.
ed è sempre un rimando alla sua doppia personalità, alla sua doppia natura di ragazza normale e giaguaro, oppure donna senza volto, ma anche un rimando alla frammentazione della personalità come conseguenza di torture oppure operazioni di magia nera, così come raccontato dalle vittime delle operazioni MK Ultra come Cathy O'Brien, ad esempio, la cui storia veramente mi ha inquietato quando l'ho letta, insomma l'ho guardata. Infine abbiamo una connessione simbolica tra i colori e anche l'appartamento di Lisa, legati anche, diciamo, alla simbologia onirica, in quanto la casa può rappresentare il nostro interiore. In questo caso Lisa va a vivere in un appartamento che fa parte di un complesso di appartamenti abbandonati di un vecchio hotel, e lei è l'unica abitante di questo palazzo. Ad un certo punto della storia Boro le regala una piantina verde e abbiamo di nuovo il verde e diciamo le piante come simbolismo di vita e rigoglio. Però questa piantina è in pratica un rampicante infestante che in pochi giorni invade totalmente il suo appartamento e penetra anche nel pavimento e invade l'appartamento di sotto. E c'è questa cosa curiosa per cui Lisa diventa ossessionata anche dall'appartamento sotto il suo, che guarda caso è colorato tutto di verde, mentre quello dove vive lei è rosso, e quindi c'è anche questa cosa. Lei quindi inizia a frequentare molto spesso il piano inferiore e tra l'altro ad un certo punto su una parete di questo appartamento inizia anche a disegnare la famosa donna senza volto, che quindi potrebbe di nuovo simboleggiare il suo lato oscuro oppure la madre. E l'appartamento verde in se stesso può simboleggiare l'inconscio di Lisa, perché è qualcosa che sta sotto al suo piano cosciente, che è il suo appartamento rosso, così come una rappresentazione del suo inconscio potrebbe essere anche la stanza segreta che si trova sotto la botola del suo appartamento. Quindi sono sempre i due piani di conscio e inconscio. In questa stanza segreta c'è questa entità che è la perseguita, di cui Lisa è terrorizzata, però alla fine questa potrebbe essere un'interpretazione della sua natura, della sua essenza, che lei tiene rinchiusa lì sotto, ma che batte continuamente, cerca di uscire, di liberarsi, ed infatti ad un certo punto della serie poi si libera anche con le conseguenze che vedremo più avanti. Quindi diciamo che la discesa nella botola e nell'appartamento verde possono simboleggiare la sua discesa negli inferi. E poi c'è una scena in cui Burke va a trovare Lisa nel suo appartamento e la trova intenta a bere disperatamente acqua da rubinetto, ma la ferma perché l'acqua è verde e lui dice che è a causa dei tubi di rame corrosi che possono avvelenarla. Anche qui c'è un rimando a Boro, diciamo, che come un veleno agisce dentro il corpo di Lisa. Oltre alla simbologia egizia, in una storia che parla di magia non potevano mancare i gatti. Non a caso erano appunto venerati anche in antico Egitto perché messaggeri tra il nostro regno e i regni invisibili. Però nella nostra storia vengono utilizzati a più riprese non solo per schifarci nel momento in cui Lisa li vomita, ma ad esempio nella prima puntata c'è una scena in cui vediamo dei gatti mangiare la carcassa di un coyote di fronte alla casa di Alma. Potrebbe essere stato un rito fatto da Boro e può significare anche che è arrivato un nuovo predatore in città, e difatti nella stessa scena vediamo Boro che spia in un angolo nel buio Lisa stessa. Però i gatti sono anche un elemento centrale del patto scellerato che Lisa fa con la strega, e tutte le volte che vomita un gattino è come se facesse un pagamento di un pezzo della sua anima, della sua innocenza a Boro stessa. Difatti scopriamo appunto che a Boro piacciono tanto i gattini, non perché è animalista, ma perché si nutre della loro essenza vitale, e la pratica di bere sangue di animali vergini oppure bambini sono pratiche di magia che vengono praticate e conosciute da secoli,
E come diceva Dracula, per citare Bram Stoker, il sangue è vita. Uno dei gatti di Boro, tra l'altro, sarà ospite fisso nell'appartamento di Lisa, come a simboleggiare la sua natura di strega. Il secondo rituale che vediamo nella serie è quello del rospo. Ad un certo punto, infatti, Boro dice a Lisa che leccando il dorso di questa particolare specie di rospo si ottiene il potere di localizzare i propri nemici, e Lisa ha un disperato bisogno di localizzare Burke. Però il diavolo, si sa, è ingannatore, e di fatto leccare il rospo avvelena Lisa e la costringe a proseguire con le 2 fasi successive di questo rituale per riuscire a salvarsi la vita. Le 2 fasi consistono in 2 magie diverse, una magia sessuale e l'altra magia del sangue. Quello di magia sessuale consiste nell'avere un rapporto col povero Roy. Non ci può essere infatti un vero atto magico sessuale senza il raggiungimento dell'orgasmo, che racchiude tantissima energia. Dopodiché Boro utilizza il sudore come ingrediente per il rito finale disgustoso, e qui passiamo direttamente alla negromanzia, perché l'atto finale è quello di mangiare carne umana, e Boro infatti cerca di convincere Lisa a mangiare un pezzo della carne del suo amico morto. È la più grave degenerazione che un essere umano può fare, però fortunatamente Lisa alla fine rinuncia, quindi non completa il rituale, però sopravvive lo stesso. Quindi i casi sono 2: o Boro l'aveva mentito, oppure il potere del giaguaro è così forte dentro di lei che le consente di sopravvivere e di smaltire il veleno. Poi abbiamo una bellissima scena in cui si parla, diciamo, dell'accettazione della propria natura e dell'affrontare le nostre paure. Perché ad un certo punto, per scappare da un killer, Lisa è costretta a scendere nella stanza magica sotto la botola che le faceva tanto paura, e affronta quindi il suo inferno interiore e l'entità che è nascosta là sotto, e così scopre che questa forza non le era ostile, ma in verità cercava proprio di avvertirla sul pericolo che rappresenta Boro. Quindi Lisa finalmente accetta la sua natura nascosta e, libera dalla paura, ha finalmente il potere di opporsi alla strega. Al termine di questo incontro, il giaguaro le fa anche un dono molto importante ma anche molto simbolico, che è la chiave del bungalow di Burke, che ha un portachiavi con su disegnate 2 piume e il numero 13. Le piume sono messaggere del mondo degli spiriti, di solito indicano che sei guidato da una forza superiore. Vengono anche utilizzate sui copricapi degli sciamani e quindi sono un simbolo di grande potere. Il 13 invece si riferisce all'arcano della morte e ha come significato la trasformazione, e quindi è l'ultimo passo iniziatico di Lisa. Però il suo percorso non è concluso, perché l'ultimo passo iniziatico è quello di una fase e si passa poi al primo passo della fase successiva. Infatti quello che segue è che Lisa affronta Burke per cercare una conciliazione, nell'atto simbolico di tirargli fuori dall'occhio il verme che lei stessa gli aveva messo, e concedergli così finalmente la pace, e poi vuole affrontare Boro per rompere il legame magico che le univa. Un'altra cosa interessante legata alla pratica della magia è che Lisa a un certo punto chiede a Boro di interrompere la maledizione, ma Boro le risponde che non può farlo, e non è propriamente una bugia, perché quando vengono messe in moto determinate potenti energie è praticamente impossibile arrestarle. La magia funziona infatti secondo leggi ferree, e una di queste prevede che ciò che scagli ti ritorni indietro, si dice 3 volte. Quindi Lisa scopre nel peggiore dei modi qual è il prezzo della fama e della vendetta, se a guidarti non è un alto ideale, ma il puro desiderio di vincere. Tutti coloro che le vogliono bene, infatti, moriranno nella serie, perché sono le vittime sacrificali che la magia nera esige e consuma per donarle ciò che lei desidera. Così, a partire dalla sua ex amante attrice, che perderà un occhio per lei e poi viene anche posseduta da Boro,
poi l'amico Code e la sua fidanzata che muoiono tragicamente e infine anche il povero Roy. Questo è il prezzo del successo a Hollywood, il sacrificio di tutto ciò che sei, di tutto ciò che ti è più caro. E infatti a un certo punto Lisa dice a Boro tutto ciò che volevo era fare un film, perché nel momento più basso della sua discesa agli inferi si rende conto che non sapeva quanto questo suo desiderio le sarebbe costato caro. In diverse sequenze della serie ci viene indicato che siamo partecipi di un mondo segreto dove la magia è reale e c'è un rovesciamento totale dei significati della realtà. Nella scena in cui Lisa affronta Burke a casa sua quando scopre del suo tradimento, vediamo la sua immagine riflessa nello specchio ed è il passaggio che Alice effettua nel mondo sottosopra e rappresenta appunto il risveglio alla realtà celata dietro le apparenze di Hollywood. Poi in un'altra scena vediamo Burke che va a casa di Boro, si ferma nel patio e guarda su verso il soffitto che è letteralmente ricoperto di specchi e così anche lui attraversa la realtà per finire nel reame di Oz. Inoltre abbiamo anche il rovesciamento del titolo della serie stessa che fa attraversare a noi come spettatori lo specchio magico e rovescia il modo in cui guardiamo questa finzione. È anche un rimando all'arcano numero 12 dei tarocchi, quello dell'appeso, che simboleggia colui che offre se stesso in sacrificio e rovescia il modo in cui guarda il mondo per scoprire una conoscenza superiore. Gli specchi nella serie quindi sono dei portali da attraversare per giungere a conoscere la verità che si cela dietro la patina glamour di Hollywood. Un altro simbolo doppio che rimanda ai tarocchi è la carta del diavolo che vediamo nella scena in cui Boro legge le carte ad una donna e le parla proprio della natura doppia ambivalente di questa carta, il cui significato non necessariamente negativo. Come tutte le altre carte dei tarocchi, infatti, la interpretazione può variare a seconda che escano dritte o a rovescio, ma è anche un'interpretazione della nostra realtà, che varia a seconda di chi l'osserva e dal punto di vista da cui la osserva. Ecco quindi il collegamento con la frase che Burke rivolge a Lisa verso la fine della serie. Sei sicura di essere l'eroina di questa storia? Infatti Lisa è l'anti-eroina per eccellenza. Tutta la simpatia che proviamo per lei all'inizio quando subisce le angherie e i soprusi di Burke svanisce quando ci diventa chiaro che il suo rancore la rende peggiore del viscido Burke e di sicuro più pericolosa, ma soprattutto quando ci viene rivelato che fin dall'inizio lei non era stata un innocente agnellino. Il suo desiderio di fama infatti l'aveva portata a sfruttare il vero dolore dell'attrice protagonista del suo cortometraggio, che è il centro della trama e che nasconde anch'esso una simbologia importante. C'è un'evidente simbologia dell'occhio onnisciente che deriva sempre dalla tradizione misterica egizia, però in questo caso viene usata col suo significato negativo rovesciato e da potente talismano di Horus diventa un riferimento alla simbologia massonica di controllo che ricorre molto spesso nelle immagini rappresentative di artisti famosissimi che conosciamo tutti, come a segnalare a chi appartengono e con chi hanno fatto il patto per raggiungere la fama e il successo che hanno. È una simbologia così fondamentale nella serie che la ritroviamo nella stessa locandina e un rimando lo troviamo anche nell'occhio umano presente nel drink che il figlio di Burke tiene in mano durante la festa, anch'egli vittima dei poteri occulti di Hollywood. C'è inoltre un indizio che tutto ciò che è successo a partire dall'arrivo stesso di Lisa a Los Angeles è in realtà sempre frutto di una macchinazione occulta, perché non solo in un flashback vediamo come Boro ha percepito la presenza di Lisa nel bosco nel momento in cui ha manifestato il suo potere, ma anche grazie alle parole di Burke che in una scena confessa di aver guardato il cortometraggio di Lisa perché una voce nella testa gli aveva detto di farlo e non era propriamente una metafora. Quindi nulla è stato casuale, ma orchestrato da forze occulte che hanno utilizzato Burke e Lisa come pedine per i propri scopi.
Il finale aperto vede Lisa sfuggire solo momentaneamente a volo prendendo un aereo per il Brasile, come da suggerimento del giaguaro bianco, e quindi ci manca probabilmente un grosso pezzo di questo puzzle e spero che la seconda stagione ci illumini sulle vere origini di Lisa, la natura di questa forza che porta dentro. Se avete qualcosa da aggiungere sulla simbologia di cui ho parlato della serie, scrivetelo nei commenti che le leggo sempre volentieri. Intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.